Oggi c'è una grande quantità di bontà nell'umanità e si trova proprio qui, nel tuo petto, nel tuo cuore, nella tua presenza incarnata e nella motivazione. Come dicevo, la prima cosa di cui parla il Dalai Lama è la motivazione. Qual è la tua motivazione? Cosa ti muove? E naturalmente tutti noi siamo stati spinti a essere qui insieme oggi, quindi anche questo è una prova che la consapevolezza è qualcosa di miracoloso. E considerando la piena catastrofe, se vogliamo, della condizione umana in questo momento, e deve essere molto interessante essere in Italia o in Germania, che hanno vissuto tutto questo circa 90 anni fa. E ora vedere, osservare che sta accadendo negli Stati Uniti, mentre la democrazia viene sistematicamente smantellata, in una certa tendenza autocratica, persino fascista, a dominare nel mondo e a non seguire la legge, per così dire, ma a trasformarla e degradarla. Questa è una cosa che va avanti sulla faccia della terra da sempre, ma ora sta accadendo con le armi nucleari e con il potenziale di livelli di danno al sistema planetario stesso, a Gaia, a Madre Terra, dove già, anche se non avessimo una guerra nucleare, stiamo trasformando il pianeta in modi che molte persone nell'amministrazione Trump stanno negando. Non credono nel riscaldamento globale nonostante tutte le prove, ma ovviamente non credono nemmeno nella scienza. Quindi ora, cosa sta succedendo negli ultimi 40 o 50 anni? La saggezza meditativa che ha migliaia di anni è come un ghiacciaio, ma si muove più velocemente, come un ghiacciaio sciolto, un fiume che scorre nella dimensione della saggezza dell'indagine scientifica che è nata prima in Europa, poi in Cina e in tanti altri luoghi diversi del mondo che si stanno unendo. Anche con la saggezza indigena e il riconoscimento che i popoli indigeni sapevano come vivere in armonia con la terra per migliaia e migliaia di anni senza autodistruggersi. E quella che chiamiamo civiltà moderna ha solo circa 6.000 anni, davvero, dall'ultima era glaciale. E siamo su una strada che non solo porta a distruggere il nostro pianeta, ma anche a distruggere noi stessi nel processo. E questo deve far parte del curriculum della consapevolezza. E Thich Nhat Hanh tutta la sua vita si è svolta nel mezzo della guerra. Quindi era molto chiaro nel dire che la pratica della meditazione deve includere il prendersi cura gli uni degli altri, prendersi cura del mondo, mentre ci prendiamo cura della profonda dimensionalità interiore della nostra stessa consapevolezza, della nostra coscienza, del nostro infinito potenziale di saggezza e compassione. E che non sono separati, come si dice, due ali, saggezza, compassione, oppure consapevolezza, compassione, cuore, ma è un solo uccello. E dobbiamo, in un certo senso, capire, l'umanità deve capire che cos'è questo unico uccello. Finché ne abbiamo ancora la possibilità, perché siamo così intelligenti che abbiamo sviluppato così tante diverse tendenze e armi per distruggere ciò che più amiamo e di cui abbiamo bisogno, all'universo non importa. Cosa accade qui? All'universo importa ancora meno, è immenso, ma siamo l'unico luogo di coscienza, di consapevolezza che conosciamo nell'immensità dell'universo, che ora ci viene mostrata. Ancora di più mentre guardiamo indietro nel tempo con il telescopio spaziale James Webb e vediamo il mistero, la bellezza, l'enormità del luogo in cui viviamo. E siamo l'unico piccolo punto blu di cui siamo a conoscenza, dove c'è consapevolezza, sensibilità, coscienza e la capacità di amare e di essere interconnessi, o di interessere come lo chiamava Thich Nhat Hanh. L'MBSR, per cominciare da questo, è sempre stato pensato come uno dei tanti mezzi abili tra un numero infinito di mezzi abili, per raggiungere le persone nel sistema sanitario, negli ospedali e così via, dove la medicina è meravigliosa, ma ha i suoi limiti.
E molte persone con problemi medici cronici, purtroppo, scoprono che non esiste una cura magica per il loro problema di dolore o per la loro particolare diagnosi. Significa forse che dovremmo semplicemente augurare loro il meglio e sperare che vada tutto bene. Oppure esiste un altro modo per aiutarli a guarire, creando programmi in cui possano realmente incontrare questa profonda forma di consapevolezza meditativa che esiste da migliaia e migliaia di anni nell'umanità, molto prima del buddismo in realtà, ma esistono modi sistematici per reclutare questo superpotere con cui tutti noi nasciamo come esseri umani, chiamato consapevolezza. Quindi la sfida non è diventare consapevoli, perché tutti noi nasciamo con la capacità di essere consapevoli, ma ciò che dobbiamo fare è esercitare il muscolo della consapevolezza, perché altrimenti non averne accesso quando ne abbiamo bisogno, così perdiamo la testa proprio quando ne abbiamo più bisogno. Ma fondamentalmente quello che sto per dire è che ora la meditazione si è dimostrata preziosa in medicina, nell'assistenza sanitaria e nella salute pubblica. Negli ultimi 50 anni abbiamo spostato la curva della società, dove medicina e meditazione ora sono considerate parte della stessa cosa. 50 anni fa una cosa del genere era inimmaginabile. Sai, l'idea 50 anni fa era che se avessi portato la meditazione all'università o in medicina o negli ospedali, sarebbe stato come, e questa è un'immagine europea, i Visigoti alle porte della cittadella della civiltà occidentale, pronti a distruggerla completamente. E chiunque meditasse era considerato almeno un po' strano, se non completamente fuori di testa, probabilmente facendo uso di droghe e di ogni sorta di altre cose. E ora persino la visione sulle droghe è cambiata e le persone stanno indagando su cosa possiamo imparare da esse, utilizzando in modi non convenzionali, psichedelici, per aiutare le persone a cogliere l'enormità del possibile in questo unico momento. Quindi ci sono molti ruscelli, ma tutti trovano la propria strada giù dalla montagna, ma è sempre la stessa acqua e proviene da un'unica fonte. Un altro modo per dirlo è che ci sono molte pratiche di meditazione diverse e tradizioni di meditazione yoga e così via, ma sono tutte differenti, porte che conducono davvero nella stessa stanza, e la stanza è quella del cuore umano, quando conosce davvero se stesso. Questa è un'opportunità per gli esseri umani sul pianeta Terra non solo di meditare. Da solo, sai, quale Thich Nhat Hanh è stato molto chiaro. Questo è importante, ma non basta. Dobbiamo davvero riconoscere l'interesse come Sangha e agire concretamente nel mondo, impegnarci con il mondo, per indirizzarlo verso una direzione che massimizzi il benessere e i benefici e minimizzi la follia, il danno, l'avidità, l'odio e l'illusione, che era la diagnosi originale del Buddha. Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.